Nell'ultimo video abbiamo parlato della scala musicale. La scala ti fa capire in che momento sei nella tua vita e perché non ti puoi fermare in mezzo alla strada. Ora vediamo insieme, sempre partendo dal sistema della musica, perché nella vita si creano delle situazioni difficili e come poterle evitare. Tutto ovviamente è semplificato e breve perché è solo per motivarti, darti la spinta di andare avanti nelle tue proprie ricerche. La musica è composta da ritmo, melodia e soprattutto da armonia. Si dice che l'armonia è l'anima della musica. L'armonia in pratica è l'insegnamento degli accordi. No, niente paura, non voglio farvi un video sulla teoria musicale. Però cos'è un accordo? Un accordo è la relazione specifica tra una nota con un'altra. Insieme possono creare un suono gradevole oppure sgradevole. Lo ascolti volentieri, ti ispira oppure ti fa male, ti trasmette paura e malumore. Ecco un esempio di suoni sgradevoli vicino accordi gradevoli. Sgradevole vuol dire disarmonia, vuol dire dare fastidio. I compositori di colonne sonore hanno da sempre potuto giocare con l'attenzione dello spettatore con questo sistema. Così esiste per esempio un accordo che a causa della sua distanza tra due suoni viene chiamato l'intervallo del diavolo, oppure diabolus in musica, perché così si dice potrebbe svegliare le forze negative. È proprio per questo che questo accordo fu eliminato dalla Chiesa cattolica, dal repertorio musicale. E questo accordo si chiama tritonus. E questo è interessante, viene utilizzato nelle colonne sonore dei film d'orrore. Ecco, il compositore di colonne sonore Mark Wilkinson disse una volta: suonare questo accordo è come stare su una gamba mentre vorresti andare avanti. Ma cosa significa un accordo disarmonico? Che gli intervalli non sono nella relazione giusta e proprio non corrispondono alla legge della musica, dove tutto è in un rapporto di una precisione matematica, come tutto nell'universo. Ogni suono ha la sua specifica frequenza e può solo relazionarsi con specifiche note per suonare bene al nostro orecchio. E anche noi abbiamo una certa frequenza. Stare su una gamba mentre vorresti andare avanti. Vediamo come corrisponde al mondo delle nostre relazioni. Puoi solo andare d'accordo con certe persone se corrispondono alla tua frequenza, con altre non c'è niente da fare, si crea alla lunga una specie di tragedia. Le nostre relazioni di coppia, per esempio, se sei con la persona sbagliata che è in disaccordo con te, ti metterà ansia, rabbia e altre negatività. Dunque, se vuoi crescere e entrare in armonia con te stesso, devi correggerti e dissolvere questo disaccordo. Fallo al più presto possibile, prima che la musica della tua vita diventi un rumore insopportabile, perché se una relazione stona diventa una relazione tossica e difficile. E anche la relazione con una persona narcisista è un incubo, ti può fare ammalare e lo sappiamo tutti, quindi non portarla avanti inutilmente. Correggila e trovi un accordo giusto. L'armonia è come un disegno superiore, basta una sola nota e tutto suona male e tutto va male. Sviluppa l'orecchio musicale per la tua propria vita, negli amori, prova ad ascoltare in tempo la musica, se suona bene oppure se stona.
agisci, se non va bene, taglia e, come si dice nel gergo finanziario, fai stop loss. Guarda il mio video che ho fatto su stop loss. L'armonia della musica corrisponde alle leggi dell'universo ed è questo che devi sempre rispettare se vuoi andare avanti nella tua crescita. E ti assicuro, this is magic.